Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Rieccomi qui dopo una lunga serie di vlog dedicati al nostro viaggio nel nord della Francia. Ho pensato di regalarvi ancora un altro piccolo, tra virgolette, bonus video con tutti i miei acquisti di viaggio, e credo che sia uno degli haul più random che io abbia mai filmato, perché c'è veramente di tutto. Per cui non perdiamo tempo e iniziamo immediatamente. Una delle cose che abbiamo acquistato maggiormente durante questa vacanza è stato proprio il vino, che ha fatto un po' da leitmotiv in tutto il viaggio. Abbiamo infatti visitato alcune delle zone vinicole più famose di Francia, a cominciare dall'Alsazia, dalla quale abbiamo portato a casa 12 bottiglie di vini della zona. Non ve le mostro perché mi sembra un po' eccessivo mostrarvele tutte. In ogni caso, se avete guardato i nostri vlog, sicuramente vi sarete accorti che spesso il tasso alcolico era abbastanza alto. In rappresentanza però dei nostri acquisti in campo di vino, vi mostro cosa abbiamo comprato nella seconda tappa, ovvero la zona dello Champagne, dove abbiamo preso, fra le altre cose, anche un bel magnum di Le Boeuf. Questo in rappresentanza delle 1000 bottiglie di vino che abbiamo portato a casa dal nostro viaggio. Un altro acquisto fatto nella zona dello Champagne è questo, un soprammobile creato da questo artista locale di Épernay, credo, creato proprio con i tappi di champagne, delle bottiglie di champagne pressati. È un soprammobile, ma è anche un ricordo di questo viaggio, e non ho saputo resistere alla tentazione di acquistarlo. Dopo la zona dello Champagne ci siamo spostati verso la Normandia. I miei acquisti in Normandia sono di nuovo pochi, ma abbastanza deliranti. Il primo è questa confezione di latta con delle caramelle fatte di caramello al burro salato, che è una delle cose tipiche della Normandia, ma mi divertiva moltissimo perché sulla confezione ci sono tutti questi ombrelli con scritto la Normandie vue par Google Earth, cioè la Normandia vista da Google Earth, perché piove sempre. Molto divertente, o perlomeno io l'ho trovato molto divertente, e sono quelle cosette che uno porta a casa dei viaggi. Sempre in Normandia, nella cittadina di Honfleur, che è una cittadina sull'oceano con un porto antico, insomma un posto molto carino. Se avete visto i vlog vi siete già fatti un'idea. Ho trovato alcuni negozietti nei quali ho acquistato dei vestiti. Il primo è questo. Il negozietto era un negozio vintage davvero carino, e ho trovato questo abito del 1950 che mi andava, perché la taglia per me quando si tratta di abiti vintage è sempre un incubo, e non ho saputo resistere, l'ho preso pagandolo 60 euro. Credo che sarà un po' da riprendere, ma mi piaceva l'idea di questo abito anni 50. In un altro negozio, sempre a Honfleur, invece ho preso questo abito tunica che ha questa stampa molto tribale, colorata. Ho pensato che sarebbe stato molto comodo da indossare durante la vacanza, ma anche dopo, ed eventualmente addirittura da tenere in casa, perché è davvero comodo, morbido, cade bene, ha dei colori vivaci, insomma mi piaceva molto. Dopo la tappa in Normandia ci siamo spostati in Bretagna, a Saint-Malo, dove abbiamo scoperto un Maison du Monde gigantesco. Maison du Monde è questa catena che vende prodotti per la casa, arredamento e quant'altro. C'è anche in Italia, per cui non lo so, ci è venuto questo istinto durante una giornata di pioggia di fare un giro da Maison du Monde portando a casa le cose più assurde, a partire da questo. Ora voi direte, che senso ha andare fino in Bretagna per comprare qualcosa che si potrebbe acquistare anche in Italia? Nessun senso, assolutamente nessun senso, ma questo fa parte del mio essere random. In più eravamo in macchina e quindi non c'è stato neanche il limite di pensare, oddio, come riporterò a casa tutta questa roba. Ho infatti acquistato questa scritta gigantesca, 2 bauli che non vi mostro perché li ho già riempiti e sono là dietro, abbastanza grandi, e poi una serie di cosette che adesso vado a mostrarvi. Una lavagnetta magnetica in stile provenzale, 2 confezioni di mollette in legno che ho intenzione di utilizzare per un progetto fai da te, non appena riuscirò filmerò anche il video, e un'altra calamita con delle baguette. Quindi acquisti assolutamente deliranti fatti da Maison du Monde
a 1000 km da casa mia. Molto bene. Dopo la Bretagna, no, pardon, ancora in Bretagna, a Cancale, che è questa cittadina famosa soprattutto per le ostriche, abbiamo incontrato un mercatino delle pulci e ho visto questo, che è una vecchia bottiglia per creare l'acqua gasata. C'è ancora addirittura dell'acqua dentro che non si riesce a togliere, e niente, mi sono innamorata di questa bottiglia che adesso starà per i prossimi 10 anni qui su questo tavolino e l'abbiamo acquistata. Nell'ultima tappa, quella a Digione, ho scoperto Primark e voi sapete la mia passione, com'è sconfinata la mia passione per Primark, quindi non potevo non andare a fare un giro nel Primark di Digione e ho portato a casa di nuovo delle cosette assolutamente deliranti, degli abiti ma anche cose più strane o meno consuete, tipo 10 luci a LED fatte a forma di cuore in colore oro rosso, comunque rame. Queste sono una scritta da appendere sulla porta con scritto hello, assolutamente delirante, e poi una serie di abiti. Questo che ho comprato anche in bianco, l'ho comprato in 2 colori perché costava relativamente poco, come sempre da Primark, mi piaceva molto come cadeva addosso, carino, divertente, mi stava bene, come dicevo, e quando trovo un vestito che mi sta bene e costa poco, perché non prenderlo in 2 colori, quindi in questo amaranto e in questo bianco. L'ho già indossati moltissimo e quindi un acquisto da pollice su. E poi ho preso anche questo abito a trapezio con questa sorta di catenina strana sul davanti, semplice, di quelli che si mettono con i leggings e vanno un po' con tutto. Tra l'altro la catenina si può anche togliere. E poi qua per terra ho preso questa giacca del pigiama, ne avevo già una molto simile acquistata in un altro Primark in giro per il mondo. Siccome l'ho indossata tantissimo, questa è di un tessuto più leggero con colori diversi e l'ho pagata, qua c'è ancora il cartellino, 10 euro, quindi perché no. Ancora a Digione, in un grande magazzino alle Gallerie Lafayette, ho acquistato queste salviettine struccanti della Bioderma perché avevo finito il mio struccante, mi serviva qualcosa per arrivare alla fine della vacanza. Ho notato queste, non le avevo mai provate, non le avevo neanche mai viste in Italia, le ho utilizzate appunto negli ultimi giorni, mi sono piaciute moltissimo e sono contenta di averne ancora per tutte quelle sere in cui non ho voglia di seguire la solita routine di strucco che mi occupa un sacco di tempo. Ancora da Digione non si poteva non portare a casa quello che è il grande classico, ovvero la mostarda di Digione. Uno dei marchi più famosi per la mostarda è questo, Maille, e noi ne abbiamo comprate diverse perché era davvero impressionante la quantità di tipi di mostarda offerti in quel negozio. Ce n'erano di tutti i gusti e di tutti i tipi, dolci, salate, piccanti. Noi abbiamo scelto la classica, quindi classicissima mostarda di Digione, la maionese, che non so come sia perché non l'abbiamo ancora assaggiata, e questo che è ancora più bizzarro, che è la mostarda al miele e all'aceto balsamico di Modena, che secondo me con i formaggi è proprio la morte sua. Sempre a Digione, quindi nella nostra ultima tappa, abbiamo acquistato anche la crema di cassis, che è un grande classico francese, si usa per il kir, quindi abbinata con lo champagne si fa il kir royal, se no il kir normale, si beve all'aperitivo. Ho acquistato la bottiglietta piccola perché non ero sicura che mi piacesse, ma ho fatto male perché come vedete ne ho già bevute e mi è piaciuta tantissimo. E direi che questo era il nostro ultimo acquisto di viaggio. Come avete visto c'era veramente di tutto, le cose più deliranti, anche oggetti piuttosto ingombranti, infatti il nostro bagagliaio a fine vacanza era stracolmo. Spero che vi siate divertiti a vedere i miei acquisti deliranti dalla Francia. Per oggi è tutto, io vi auguro una splendida giornata. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, perché si rinizierà molto presto con la classica scaletta di video settimanali.
Ok, vi saluto, noi ci vediamo presto, alla prossima, ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti al 15° giorno di viaggio nel nord della Francia, 15° e ultimo giorno ufficiale. Ovviamente la giornata è... vi faccio vedere, ecco qua.